Lei è un medico ed inoltre è stato socio della Società Italiana di Antropologia Medica. Ha seguito con particolare interesse la ricerca nell'ambito delle problematiche antropologiche e sociali connesse alla storia dell'alimentazione dell'uomo. In tal senso, può la dieta mediterranea annoverarsi tra quelli che sono i sistemi di difesa della salute nei vari contesti sociali e nelle differenti civiltà? Sì, la scelta di mangiare secondo i canoni dettami della dieta mediterranea, proprio per questo rapporto che ci sta tra la cultura alimentare e le origini di qualsiasi riflessione, anche filosofica, medica, per certi aspetti anche pure sociale, così come dimostra la lunga trattatistica che possiamo recuperare nella storia dell'alimentazione dell'uomo, ci dice chiaramente e in modo inequivocabile che il sistema alimentare della dieta alimentare è sicuramente un beneficio per la salute e la tutela a lungo della vita dell'uomo. Il rapporto tra alimentazione e storia delle culture è un rapporto antico che non nasce con la scoperta della dieta mediterranea. È un rapporto talmente forte che affonda delle radici lontane, radici che vanno nell'istante in cui vengono codificati i primi trattati della cura, dell'igiene e della salute dell'uomo. Per fare riferimento al trattato scritto dai medici della scuola salernitana, della scuola medica salernitana, già troviamo in questo trattato tutta una serie di nozioni, tutta una serie di analisi che mettono in stretto rapporto il mangiare bene con la salute dell'uomo. E questo non riguarda un alimento soltanto, ma riguarda la complessità anche dei rapporti tra i vari elementi che costituivano la dieta quotidiana. Non è un caso, ad esempio, che i medici della scuola salernitana dessero dei consigli sul come mangiare, sul che cosa bere, sul come riposare, su che cosa non fare quando si mangia, quando si scelgono degli alimenti. La regola fondamentale di ogni cultura gastronomica è quella della prossimità spazio-temporale. Questa regola è fondamentale perché ci mette nelle condizioni di capire immediatamente che cosa noi possiamo scegliere quando vogliamo portare a tavola il meglio e contemporaneamente quello che è più buono per la salute. Questa regola della prossimità spazio-temporale ci mette nelle condizioni di capire immediatamente che il prodotto migliore è quello che riesco a produrre qui e a raccogliere nel tempo migliore. E così accade per i prodotti della terra, per i prodotti dell'orto, per i prodotti anche dell'allevamento per certi aspetti. Il latte migliore delle pecore e delle capre è quello che raccogliamo nella primavera, quando gli animali riescono a cibarsi delle erbe più buone, delle erbe migliori, delle erbe più tenere, quindi il latte sarà migliore. I formaggi che derivano dall'alimentazione correlate, cioè all'alimentazione delle pecore o delle capre in questo periodo, certamente ne risentirà in termini di benefici, in termini di profumi, in termini di qualità organolettica e quindi i formaggi saranno migliori. Quindi non soltanto i prodotti della terra, ma anche i prodotti dell'allevamento. La conseguenza di questa regola è che nell'istante in cui noi pensiamo ai capolavori della cultura gastronomica di qualsiasi civiltà, ma in particolare di quella campana, ecco, noi dobbiamo fare una semplice riflessione, e che cioè la tradizione è il culmine a cui arriva il processo innovativo della tavola. La tradizione non è un fenomeno statico, ma è l'apice di una serie di processi innovativi. Ma perché la dieta mediterranea è importante ed è intimamente legata alle culture dei popoli, alle culture regionali? Per un motivo molto semplice, perché non soltanto rispettano la regola della prossimità spazio-temporale, ma quella della calendarizzazione ordinaria e per certi aspetti anche straordinaria. Mangiare nei periodi ordinari dell'anno è diverso dal mangiare nei momenti forti dell'anno, il Natale, il Carnevale, la Quaresima. Questa ci mette nelle condizioni di portare anche
la dieta mediterranea in una calendarizzazione che in un certo senso si arricchisce di quello che in quel periodo particolare della settimana, del mese, dell'anno è possibile ricavare dal paniere del raccolto e da quello dell'allevamento. Nel suo libro Il pesce e l'olio, mangiare di scammaro, lei riporta e racconta le ricette di nonna Mariuccella. Qual è la ricetta del nostro Mediterraneo dal maggior valore affettivo per lei? Il pesce e l'olio raccoglie le ricette, ma anche le storie del folklore, le storie narrate, le storie scritte, in un periodo particolare dell'anno, quello diciamo meno conosciuto, quello della Quaresima. Questo è un periodo in cui si immagina che il cibo sia un cibo limitato alla sobrietà, ed è così perché la regola impone che sia così. Quale regola? Quella dello scammaro. E qual è la regola dello scammaro? Quella dei frati che ex camera rispettavano la regola del convento, di mangiare vegetale, di mangiare senza carne. E qual è la regola del cammariare? Quella del frate che nella camera al chiuso mangiava il vitto migliore, quello più sostanzioso, ricco di proteine e quindi di carne, perché in salute non stava bene. Nel periodo dello scammaro e quindi di Quaresima, i cibi migliori sono quelli che riescono a mettere insieme elementi essenziali come l'olio e il pesce. Veniamo cioè da un periodo diverso, quello del Carnevale, in cui il trionfo della tavola è affidato ad altri elementi, ai grassi animali, alla carne. Quali sono queste ricette? Sono le ricette che la tradizione non tipicamente cittadina, ma la tradizione contadina, per certi aspetti la tradizione della tavola altra, quella dell'altesa, quella del riposo. La cucina del riposo, la tavola del riposo è quella che mette nelle condizioni la donna che aspetta l'uomo che arriva dai campi, sia esso il marito o sia esso il figlio, di mangiare le cose più saporite. Allora la tavola del riposo è quella che mette i cibi nelle condizioni di riposarsi. Il riposo della polpetta, il riposo della minestra, il riposo del pancotto, il riposo del ciambotto di broccoli e pane. È quello che raccoglie tutti i sapori del piatto, tutti i sapori della minestra e fa sì che il quinto gusto, l'umami, coincide nella nostra cultura con il saporito. Allora portare a tavola il saporito anche nel tempo di scammaro è la condizione fondamentale, imprescindibile della cucina dell'attesa, della cucina altra, della cucina non cittadina, della cucina della campagna, della cucina dell'aldilà del Vesuvio, quale può essere la piana vesuviana appunto. Ed è una cucina in cui le erbe, le verdure, le foglie, le torze, i legumi, il pane, l'olio sono gli elementi essenziali e fondamentali. Qual è la ricetta di mia nonna Mariuccella, classe 1895, che ricordo? È quella che smentisce un falso mito, quello della zuppa di cozze del giovedì santo. Un falso storico, non è mai esistita. Ve lo immaginate voi che i napoletani celebrino un momento fondamentale, qual è la sera del giovedì santo, non rispettando la regola della prossimità spazio-temporale? Non è così. Le cozze, quando cade la Pasqua, non sono assolutamente nel loro periodo migliore, quindi non possono assolutamente essere portate sulla tavola né mangiate. Allora, in questa serata, ma meglio il giorno del venerdì santo, mia nonna preparava la zuppetta di alici e vongole. Una zuppetta semplicissima, basata sugli elementi fondamentali che sono le alici, quindi il pesce azzurro, le vongole, il pane, l'olio e un pomodorino del piennolo del Vesuvio. Questa è una delle ricette più buone, più gustose, che è la ricetta vera del giovedì santo. Altro che zuppa di cozze, è un falso storico.
Ansel e Margaret Keys parlano della visione del cibo da parte di chef e medici in Eat Well and Stay Well. Essi scrivono: Noi crediamo che il connubio tra i due non avverrà finché i cuochi e i gourmet da una parte e gli scienziati della nutrizione dall'altra ammetteranno che nessuno dei loro saperi da solo è sufficiente. Secondo lei, ad oggi sono stati fatti passi avanti in una direzione comune? Ed in che modo altrimenti si potrebbe trovare un punto d'incontro? Certo, sono passati degli anni dal tempo in cui le prime ricerche sulla dieta mediterranea sono fiorite e sono state condensate nel libro. Anni in cui sono maturate una serie di considerazioni che d'altra parte erano già presenti nella storia della cultura non soltanto gastronomica italiana ma anche medica. Sul finire, ad esempio, del 1800 fiorirono una serie di trattati che mettevano in primo piano tutta la fisiologia non soltanto del gusto, ma anche come dire, la capacità di voler ricercare ciò che fosse utile per l'igiene della tavola. Questa trattatistica, in un certo senso, è stata l'antesignana di quello che oggi si vede, e cioè la comunione che c'è in un certo senso non soltanto culturale ma anche di ricerca tra scienziati, tra il medico e il cuoco, tra lo scienziato e il gourmet, tra il ricercatore e lo chef. Questo che cosa ha realizzato? Ha realizzato che oggi non soltanto la scelta dell'alimento che sia l'alimento di stagione, non soltanto la scelta degli elementi più semplici, ma anche una ricerca accurata sulla struttura genetica dell'individuo ha fatto sì che, come l'ambiente, anche l'alimentazione può determinare l'insorgere o meno di talune malattie, l'aggravarsi o meno di alcuni stati premorbosi che possiamo avere come individui. I soggetti fragili come gli anziani, la prima infanzia, e i portatori di un codice genetico che è caratterizzato da alcuni particolari strutture del DNA, mette nelle condizioni oggi di capire, di far capire alla ricerca che una corretta alimentazione a tavola, inserita all'interno di uno stile di vita corretto, in cui il rispetto dei tempi della tavola e il rispetto dei tempi del corpo sia indispensabile non soltanto per vivere bene, ma per vivere a lungo nelle condizioni migliori, non soltanto fisiche, ma anche intellettuali. La pizza è stato uno dei topic più importanti e discussi negli ultimi anni. Ciò è stato dimostrato anche dalla nascita di pizzaioli gourmet, sempre alla ricerca dell'innovazione e del gusto. Sotto il profilo salutistico, quanto è importante per lei questo prodotto nella nostra dieta? Quali sono i benefici delle recenti innovazioni in questo campo? Ma la storia della pizza è tutta particolare. La pizza nasce come un prodotto della panificazione domestica. Famme la pizza quando fai lo pane è la più antica delle villanelle che ci ricorda come la pizza venga prodotta nel periodo in cui la panificazione domestica è un elemento fondamentale della vita quotidiana. Poi la pizza ha un'evoluzione tutta particolare, diciamo tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento diventa quella della pizzeria un'arte autonoma rispetto a quella della panificazione. Nascono i luoghi deputati come dire, alla produzione e vendita delle pizze. E queste pizzerie come funzionavano? Funzionavano come dei laboratori nei quali si produceva la pizza e poi la pizza andava venduta, trasportata a spicchi in delle stufe per la città di Napoli. Questa pizza che veniva venduta in giro non era di eccellente qualità e quindi il timore che la pizza potesse servire a riempire lo stomaco, insomma, è una precondizione perché una pizza così prodotta con farine non di pregio, trasportata in giro quasi tutta la giornata all'interno delle stufe, facesse avere qualche timore per la salute di chi la consumasse. Poi naturalmente l'evoluzione del prodotto ha fatto sì che la pizza potesse essere mangiata in pizzeria, che i pregiudizi ma raccontati
nella letteratura di fine Ottocento, dalla stessa Matilde Serao, ad esempio, che parla di pizze che non sono buone, che fanno male alla salute. Insomma, questo prodotto invece incomincia a subire una evoluzione mirabile, tant'è che la grande letteratura delle canzoni scritte sulla pizza mette sempre in evidenza un refrain particolare: la pizza non fa male. E te lo dico io, anzi te lo dice pure Caldarelli, dice una delle famose canzoni scritte appunto sulla pizza. E questo che cosa significa? Significa che la pizza stessa come prodotto ha una grande evoluzione, un'evoluzione che negli ultimi anni si è materializzata e l'ha fatta diventare non soltanto un prodotto che ha la sua connotazione, come dire, significativa dal punto di vista economico, ma l'ha trasformata da un prodotto che può essere quasi considerata come un cibo di servizio in un'esperienza dal punto di vista gastronomico estremamente interessante. La cosiddetta pizza gourmet nasce da queste precondizioni, da queste condizioni. È una pizza che oggi assume naturalmente la caratteristica di essere una pizza prodotta non soltanto con farine raffinate, è una pizza che assume delle caratteristiche particolari, come un'idratazione maggiore degli impasti, una lievitazione più lunga, una cottura che sia adeguata a queste caratteristiche diverse. Oggi quindi possiamo dire che la pizza è un prodotto completamente diverso da quello delle origini, necessariamente modificato nella struttura, ma significativamente migliore dal punto di vista non soltanto qualitativo per la scelta delle materie prime che vengono utilizzate dalla maggior parte dei pizzaioli moderni, ma soprattutto perché è un prodotto che come dire, è attento alle esigenze nutrizionali del consumatore. Sono nate ad esempio delle pizze in cui il contenuto di sodio è molto più basso, vengono impastate anziché con l'acqua normale e con l'aggiunta di sale, ma con l'acqua di mare, che ha delle quantità di sodio naturalmente minori. Ci sono pizze che oggi vengono non soltanto confezionate con il lievito madre, ma anche con farine che non sono estremamente raffinate. Oggi la qualità degli oli utilizzati per la guarnizione, per il condimento della pizza sono degli oli di grandissima qualità e di grandissimo pregio. Ci sono pizzerie che hanno la carta dei pomodori, la carta degli oli, la carta delle farine. Insomma, oggi l'evoluzione del prodotto è talmente importante che lo rende, come dire, non soltanto interessante dal punto di vista organolettico, ma anche della salute a tavola e quindi della corretta e sana alimentazione, soprattutto quando poi utilizza gli elementi fondamentali della dieta mediterranea. Se dunque sono queste le scelte dei moderni pizzaioli, utilizzare gli oli migliori con la carta degli oli, utilizzare il pomodoro migliore con la carta del pomodoro, utilizzare meno sale con la scelta dell'acqua di mare. Insomma, i benefici a tavola si vedranno e una pizza inserita all'interno di un corretto stile di vita sicuramente può essere mangiata con grande tranquillità da chi soffre di ipertensione, da chi soffre di diabete, da chi soffre di dislipidemia. E allora anche la pizza, in questo senso, può essere considerata una medicina per la buona salute e per la lunga vita, a tavola ovviamente. Ringraziamo il dottor Esposito e diamo la parola al secondo intervistato, Renato Rocco. Riguardo al concetto di mediterraneità, come nasce la dieta mediterranea e quali alimenti la caratterizzano? Il concetto di mediterraneità è insito nella parola, si parte da quello che è il nostro bacino, ma ancora prima era il mare nostrum dei romani, ma ancora prima era quello dei greci. Infatti molti di quelli che sono gli alimenti che sono stati utilizzati nel nostro sud, ma anche poi in Italia, vengono dalla Grecia. Due fra tutti ne ricordo l'olio e il vino, perciò quelle che sono le piante d'ulivo e i tralci che hanno impiantato
coloro che lasciarono la Grecia e colonizzarono quella che era prima la Sicilia, poi il sud Italia, la famosa Magna Grecia. Ci sono due elementi che per esempio sono caratterizzanti della dieta dell'epoca, quella degli antichi romani, che sono proprio legati anche alla stessa dieta mediterranea. Uno è quella che è il garum, una sorta di collatura di alici, ma non proprio, perché era più ricca, era anche con lische, con pezzi di pesce e quant'altro, e serviva a insaporire quelle che erano le pietanze dell'epoca. Un'altra invece, che pure risale all'epoca dei Romani, è il conciato romano. Erano delle formaggelle, sono ancora delle formaggelle che vengono realizzate nel Casertano, nella zona di Caiazzo, tanto per intenderci, con latte, ovine e caprine, e venivano conciate appunto con olio e vino e anche insaporito con erbe selvatiche locali, e poi riposte per 6 mesi, un anno, in otri di terracotta. Ecco, queste sono due cose che poi troviamo in quelli che sono i veri trattati dell'epoca romana, per esempio quelli di Apicio, quelli di Trimalcione, per cui la nostra dieta, quella che poi è stata caratterizzata appunto dall'olio, dalle verdure, dalla frutta, dal pesce e dal vino, trae ora origine da quella che era l'espansione di Roma nel Mediterraneo, perciò con l'annessione della Grecia, ma poi anche con le contaminazioni che poi vennero anche dalle conquiste nel Marocco, nella zona dell'Africa, anche di quella lì più prospiciente l'Italia. Lei è coorganizzatore presso la Tavola dei Borbone. Qual è a suo avviso il ruolo della cucina borbonica nella dieta mediterranea? Il ruolo dei Borbone in quella che è la dieta, lo sviluppo della dieta mediterranea è stato fondamentale, perché i Borbone hanno coperto tutto i secoli dal 1700 al 1860, 1734 per la precisione, al 1860, e pertanto hanno accompagnato quello che è stato il processo di trasformazione della dieta del sud Italia, perciò della dieta mediterranea. Perciò quando si è passata da essere mangiafoglie, essere chiamati mangiafoglie, a quello che erano i mangiamaccheroni. I mangiafoglie sono rappresentati nelle ricette di un cuoco dell'epoca del 1700, un cuoco che addirittura visse 100 anni, perciò già questo deponeva depone bene, ed era Vincenzo Corrado, il cuoco galante, detto il cuoco galante perché proprio traeva spunto da una delle sue opere, la più importante, ma non solo, ne ha scritte ben 17. Nel 1800 invece si passò a un altro tipo di dieta, perché nel frattempo c'era stata la rivoluzione francese, perciò quelli che vennero chiamati qui monsou, perché erano dei monsieur, i cuochi francesi che dovettero lasciare la Francia a causa del fatto che molti loro padroni gli si fu tagliata la testa, e approdarono nel sud Italia e portarono quelli che erano gli usi, i costumi della Francia, e si innestarono però in un processo comunque organizzativo, lavorativo, voluto dai Borboni, che era quello del mangiamaccheroni, possiamo dire, cioè lo sviluppo di quella che è la fabbrica della pasta, soprattutto nella zona di Gragnano, ma anche di Torre Annunziata, perché non dimentichiamoci che il grano non solo veniva prodotto qui in Campania, ma proveniva anche da altre regioni, per cui in quel distretto di Gragnano Torre Annunziata si svilupparono centinaia di fabbriche della pasta. Addirittura a Gragnano i Borbone cambiarono il senso di una strada, la via Roma, la resero dritta in maniera tale che i venti che provenivano dalle colline potessero asciugare in un determinato orario, e quelli anche che venivano dal mare salire dal mare verso le colline, asciugarlo in altro orario. Perciò voglio dire, i Borbone puntarono molto su questo alimento. Però non furono solamente determinanti per quanto riguarda questo, ma se ricordiamo la Real Fabbrica delle Pagliate
nella zona di Carditello, a Carditello realizzarono una vera e propria fabbrica che era addirittura con la sala della monta, perciò una fabbrica organizzata in maniera scientifica, quasi industriale, per la realizzazione delle mozzarelle, che poi hanno caratterizzato quello che è tutto l'export campano, ma non solo campano, anche delle regioni che ne entrano nella DOP. Altra cosa che svilupparono il vino. A San Leucio c'è una vigna, la vigna del Ventaglio, dove è rappresentato tutti i vigneti, tutte le culture vitivinicole del Regno delle Due Sicilie. E in particolare svilupparono due vitigni autoctoni del Casertano, il Pallagrello e l'Asprinio. Per completare anche quella che è la loro opera di bonifica della Piana del Sele, dell'Agro Sarnese, non dimentichiamoci che se abbiamo quel sviluppo ortofrutticolo in quella zona lo dobbiamo molto a quelle che erano l'opera dei Regilagni, perciò l'opera di bonifica di zone padulose che fu realizzato quella che è la nostra moderna ortofrutticola che sulle serre oggi porta quella che è la quarta gamma, la quinta gamma in tutta Europa. Da giornalista agroalimentare ed enogastronomico, quanto è importante la comunicazione nel food e quanto conta la promozione del concetto di dieta mediterranea? La comunicazione nel food è fondamentale perché quello che si chiama lo storytelling, il saper raccontare, il poter raccontare non solo un piatto ma anche la materia prima che è alla base del piatto. E perciò io credo che un giornalista enogastronomico, per essere chiamato tale, deve avere queste conoscenze, deve avere conoscenze di sommelierie, deve avere le conoscenze sul mondo dei formaggi, dell'olio. Io per esempio addirittura ho fatto dei corsi sul caffè perché anche il caffè, sebbene non rientri in quella che è le piante autoctone dell'Italia, sappiamo che Napoli è la patria di tante torrefazioni. Ma è importante saper raccontarla anche grazie a quelli che sono poi gli ambasciatori veri e propri, perché noi possiamo soltanto amplificare, ma i veri ambasciatori sono gli chef e i pizzaioli e questo lo è dovuto anche grazie al fatto che la pizza UNESCO, quella che è stato il riconoscimento da parte dell'organismo delle Nazioni Unite come bene immateriale, l'arte del pizzaiolo come bene immateriale, ha amplificato questa voce della dieta mediterranea, così come lo è stato per gli chef. Se pensiamo per esempio al fatto che in provincia di Napoli c'è la maggiore concentrazione di chef stellati e questo lo sono soprattutto per esempio nella zona della penisola sorrentina. Ma questo poi traina anche il nostro export, per cui le nostre farine lavorate dai nostri mugnai, le paste, i pomodori, l'olio, il vino, i latticini, la famosa lavorazione per esempio del fior di latte nella modalità gerolina, così come la mozzarella che nasce tra il casertano e il salernitano, facevano crescere la nostra regione, questo comparto, addirittura a doppia cifra percentuale, qualcosa di inusuale per quanto riguarda non solo la nostra regione ma addirittura per l'Italia. La cosa più importante è legata logicamente alla parte salutistica, perciò quello che noi dobbiamo comunicare e quello che è importante per quanto riguarda la dieta mediterranea sono quegli aspetti che in un mondo che va verso l'obesità, va verso i problemi, diciamo così, caratterizzati da cardiovascolari e quelli del tumore, la dieta mediterranea si è vista essere un'arma vincente per prevenire e in alcuni casi ci sono degli studi anche di tipo nutraceutico su alcuni nostri alimenti, tipo per esempio la melannurca. Vino e olio sono i protagonisti dell'alimentazione mediterranea. Da sommelier assaggiatore, come viene determinato un olio di qualità? Nella cucina nostrana, quali abbinamenti tra cibo e olio e tra cibo e vino meritano una menzione secondo lei? L'olio di qualità è fondamentale per quella che è la nostra dieta mediterranea
e tanto è vero che è fondamentale, quelli che sono gli assaggiatori d'olio vengono formati e selezionati attraverso dei corsi che sono riconosciuti dalla Camera di Commercio. All'interno della Camera di Commercio ci sono dei panel proprio di assaggiatori che determinano la qualità e la bontà dell'olio, per cui al di là di quelle che possono essere le analisi di tipo chimico, fisiche, è sempre l'uomo a determinare se un olio è di qualità e di che qualità soprattutto è. Per quanto riguarda le cultivar, addirittura in Italia ce ne sono oltre 500. Se pensiamo che la Spagna ce ne ha 300, oltre 300, ma ha puntato tutto su poche cultivar che sono facilmente coltivabili e ancora soprattutto facilmente raccoglibili attraverso le macchine. Ma diciamo che anche qui l'olio, non tutto l'olio va bene su tutti i piatti. Dobbiamo saper ben dosarlo e soprattutto ben abbinarlo ai piatti. Per esempio con quella che è l'insalata, vanno bene un leccino, un frantoio come cultivar. Per quanto riguarda invece le zuppe, invece vanno meglio quelle lì ravice, che è coltivata nel nostro avellinese, o anche la coratina, che è coltivata nella zona della Puglia. Invece per quanto riguarda un abbinamento di tipo del pesce, sicuramente va bene un olio molto più delicato, tipo per esempio l'olio della penisola sorrentina DOP, che è fatto per il 65% con quella che è l'ogliarola o la minucciola secca. Tra le pietanze e perciò gli abbinamenti che mi sono più cari, sicuramente è quello con la pizza, la classica margherita, con un'eccellenza del nostro territorio che è poco valorizzata, che è poco conosciuta anche all'estero, ed è il Gragnano. Il Gragnano è questo vino frizzantino che ben si sposa e ben riesce ad avvolgere quella che è l'acidità del pomodoro, la grassezza della mozzarella e comunque ben si sposa anche col farinaceo. Un'altra eccellenza che per esempio mi va di valorizzare quando posso è il maiale razza casertana. È una razza autoctona che ha delle specifiche anche valorizzazioni dal punto di vista salutistico, perché sappiamo che ha del omega 3, omega 6 e perciò è un grasso che fa bene al colesterolo. E l'abbinamento facile che viene con l'eccellenza vitinicola della nostra regione, che è il Taurasi. È un aglianico il Taurasi, che è invecchiato 3 anni, di cui almeno un anno è fatto in botte, e le uve sono raccolte nella zona di Taurasi e dintorni. Un ringraziamento speciale a Renato Rocco per la disponibilità e ringraziamo anche voi per l'attenzione.